questo punto cosa ci manca? Ci mancano due operazioni, una è la delete e l'altra è l'update. Allora, vediamo subito come funziona la delete. Come vi ho detto inizialmente, quindi soprattutto per quanto riguarda poi le nuove tipologie di metodo che possiamo invocare nel protocollo HTTP, ok, ovviamente che cosa c'è? C'è un metodo dedicato proprio all'eliminazione di una tipologia di elemento sotto forma di REST API, per esempio. Quindi questo metodo si chiama delete, ok? È un metodo customizzato e totalmente personalizzato, serve per differenziarlo, tra virgolette, dalle altre tipologie di elemento che si trovano all'interno dell'invocazione stessa della REST API. E quindi cosa succede? Per richiamarlo utilizzo un app.delete, ovviamente su quale tipologia di elemento. Allora, guardate, l'idea è proprio questa. Se voglio eliminare, guardate, riapro un attimo Postman. Se voglio eliminare un elemento, molto probabilmente dovrò selezionare quell'elemento tramite che cosa? Ma ragazzi, tramite il suo ID personalizzato, comunque sia l'ID che lo identifica univocamente. In questo caso sicuramente sarà il nostro oggetto, soprattutto per quanto riguarda la parte di codice. Ok? Quindi immaginatevi una cosa di questo genere. Il problema qual è? È che se io effettuo quindi un'operazione di questo genere direttamente sulla nostra API sotto forma di get, ovviamente non andrà a buon fine perché? Perché questa rotta è già assegnata al dettaglio. Però guardate qui che cosa c'è. C'è proprio la selezione del campo, comunque sia del metodo delete. E allora a questo punto cosa posso fare? Posso riutilizzare più o meno quello che è il concetto del parametro che avevo nella parte di get per poter selezionare quello che è l'elemento di riferimento. E allora a questo punto che cosa succede? Se vado ad effettuare uno slash API slash oggetti e gli metto il parametro due punti var codice, vado a riprendere requires, ovviamente mi vado a definire quello che è il comportamento, ovviamente faccio let codice è uguale a che cosa? Request.params e vado a riprendermi il var codice che di default viene utilizzato all'interno del parametro. Adesso che cosa faccio? Guardate tecnicamente che cosa potrei utilizzare. Vado ad effettuare sempre il mio classico vecchio ciclo, no? Quindi for, guardate, let index, scusatemi, index item of, quindi che cosa? Elenco.entries, eccolo qui. Adesso avremmo l'idea proprio di questo, cioè possiamo, tra virgolette, utilizzare questo index nella maniera più diretta. Allora, per cercare l'elemento di cui abbiamo bisogno, che cosa faccio? Ovviamente vado a fare una classica if, quindi se l'item selezionato.codice, ok, è uguale a che cosa? Al codice che ho appena ricercato, che cosa devo fare? Bene, vado a prendere l'elenco. Guardate, utilizzo una splice. Guardate qual è l'idea della splice fondamentalmente. Questa tipologia di elemento removes the elements from an array and, if necessary, inserts new element in their place. Vedete? Returning the deleted elements. Quindi facciamolo sotto questo punto di vista. Che cosa prende la splice? Guardate, ovviamente gli dovrò dare che cosa a disposizione? Start, ovvero l'indice dell'array da dove deve iniziare ad effettuare questa operazione. Qual è questo start number? Beh, ragazzi, tecnicamente questo start number sarà sicuramente l'indice che abbiamo selezionato, perché quando identifico l'item, automaticamente ogni volta che seleziono l'item cambierà anche l'indice di riferimento. E quindi gli devo dire poi qual è il delete count, ovviamente, ovvero quanti elementi devo eliminare da questo indice in poi? Ne devo eliminare soltanto uno. Ci siamo? Una volta che ho effettuato questa operazione, la splice cosa fa? Mi ritorna, vedete, returns an array containing the elements what we deleted. Ok, su questo siamo d'accordissimo. In questo caso, senza effettuare troppe operazioni del caso, praticamente possiamo già direttamente fare una restituzione, quindi faccio una res.json, ovviamente con un, guardate, uno status, due punti, success. Qual è la situazione? In questo caso dovremmo fare una verifica, ma non ci interessa perché stiamo andando abbastanza rapidi sulle API e poi dopo facciamo una ristrutturazione.
Allora a questo punto che cosa succede? Una volta che ho finito faccio una return così almeno tronco l'operazione perché essendo il codice un campo univoco, una volta che l'ho trovato fondamentalmente sono già certo che non ci sarà un altro codice di questo tipo. E allora a questo punto che cosa faccio? Se invece non entro qui dentro e quindi non si verifica mai questa if, che cosa faccio? Guardate, vado a fare una res.json, ok, status errore, elemento non trovato. Facciamo così, codice non trovato. Ci siamo? Salvo la mia operazione, quindi salvo il mio file, vado ad eseguire sulla porta, guardate. Allora, intanto vediamo tutti quanti gli elementi che abbiamo a disposizione. Scusatemi, ho appena effettuato l'inserimento del body, quindi con il mio silicone, ok? Quindi ce n'ho un po' più di uno. Guardate, mi vado a riprendere, utilizzo un API che avevo già a disposizione, quindi qui sotto che cosa ho? Ho ovviamente la vite, il giravite e il silicone. Guardate, se volessi eliminare la vite piatta, vado in delete con AB1234, vedete, delete è selezionato, clicco su send, lui mi dice success, rivado a riprendere il mio elenco con la get, vedete, il primo elemento sarà la giravite a testa piatta e poi il secondo elemento è il silicone, a conferma di ciò che praticamente l'eliminazione è andata a buon fine.